Thai food. Ragazzi, oggi vi porto in Thailandia a mangiare thailandese. Chi sono io? Io sono Claudio e sono un grandissimo appassionato di Muay Thai. Di conseguenza sono diversi anni che mi reco nel paese del sorriso e sono anni che qua sul web faccio divulgazione della mia disciplina e di tutto quello che gira attorno al nostro mondo. Quindi credo di avere le carte in regola per darti una mano a organizzare il tuo primo viaggio in Thailandia e credo anche di avere le carte in regola per parlare di questi argomenti. Oggi vi voglio dare una mano a capire quali sono i piatti che dovete assolutamente provare se farete e se dovete fare il vostro primo viaggio in Thailandia, o comunque se vi capita spesso di andare in Thailandia e non conoscete bene la cucina del posto. Ci sono secondo me dei piatti che vanno necessariamente provati. Lo sappiamo, quando si viaggia io credo che il cibo sia una delle, forse la parte più importante del viaggio, perché a me permette di immergermi in maniera molto vivida a livello sensoriale, quindi con gli occhi, col gusto, col profumo, nella cultura e nel posto che sto visitando. Ok, quindi secondo me dovete proprio lasciarvi andare. La cucina Thai, ragazzi, è molto buona e è tutta basata sull'equilibrio di diversi sapori, sull'equilibrio tra il sapore dolce, il sapore salato e il sapore aspro. È una cucina particolare, basata sulla freschezza degli ingredienti, infatti ci sono molte erbe fresche, erbe come può essere il basilico thai, potrebbe essere le foglie di lime kefir, il galanga. Cos'è il galanga? Il galanga è una radice tipo lo zenzero, quindi tutti ingredienti freschi. Alla base della cucina thai c'è un altro grande ingrediente che è il riso. Col riso vengono fatti i classici noodle, il riso semplicemente il riso glutinoso che viene utilizzato per accompagnare il piatto che vai a mangiare, o che è portata principale del piatto, come ingrediente principale del piatto. Quasi dimenticavo, protagonista incontrastato della cucina thailandese è il piccante, è il peperoncino. I peperoncini thai sono molto piccanti e vengono messi praticamente in quasi ogni cazzo di piatto. Infatti, se a voi non piace il piccante, vi consiglio di imparare a memoria questa frase, che è my pet, non piccante. Cioè, quando andrete in Thailandia e vi farete dare i piatti, ricordatevi di dire my pet, perché sennò vi ammazzano. Ok, specificatelo sempre se non vi piace il piccante. Ecco, altri ingredienti che sono alla base della cucina thailandese, fa schifo dirlo, però vi assicuro che vista così fa schifo, ma messa nei piatti è ottima, e è la salsa di pesce. E altra salsa utilizzata per molti piatti è la salsa d'ostrica. Quindi salsa d'ostrica e salsa di pesce e salsa di soia sono salse che troverete quasi in ogni piatto thailandese. Va bene, fatto questo piccolo preambolo sulla cucina thai e sugli ingredienti che potete trovare nella cucina thailandese, iniziamo a elencare quelli che sono i piatti che non potete perdervi. Ma prima di iniziare ti devo dire una cosa. Ricordati che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, qui sul canale YouTube io pubblico un nuovo video dove ti parlo della mia disciplina o della Thailandia e dei viaggi in Thailandia. Quindi se hai intenzione di organizzare il tuo primo viaggio in Thailandia, o se ti capita spesso di andare in questo paese, devi assolutamente iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti questa tipologia di video. Va bene, cominciamo subito! Allora, il primo piatto che giustamente ti devo presentare, che devi assolutamente provare quando arrivi in Thailandia, è il Pad Thai. Sembra scontato da dire, ma il Pad Thai devi provarlo per forza. Perché? Perché è il piatto che rappresenta questo paese, nel vero senso della parola. Perché è un piatto che è stato creato per rappresentare la Thailandia, perché al suo interno trova e porta ingredienti che vengono da ogni regione del paese del sorriso. È stato proprio creato dai reali che hanno portato a corte i migliori cuochi del paese, gli hanno chiesto espressamente: oh raga,
create un piatto che ci rappresenti. L'Italia ha la pizza, gli americani hanno gli hamburger, i turchi hanno il kebab, noi che cosa dobbiamo avere? Createci un piatto che ci rappresenti. Il Pad Thai rappresenta la Thailandia. Altro piatto che a me piace da morire e che vi consiglio di provare, che ha anche un gusto che è molto molto friendly per il turista, è il Ken Kia Wan, il curry verde thailandese. Il curry è creato con un insieme, una pasta fatta da un insieme di spezie, viene fatto andare col latte di cocco e il gusto che prevale è proprio il latte di cocco in maniera molto speziata. All'interno trovate delle verdure e può essere carne, maiale o manzo, potete decidere voi. Ecco, questo è un piatto che dovete assolutamente provare. Viene accompagnato con il riso, voi lo mettete sul riso, mangiate il riso con sopra il curry. Mua. Buonissimo, buonissimo. Altro piatto che a me piace che vi farà piangere, dico vi farà piangere perché il protagonista incontrastato di questo piatto è la piccantezza, è la som tam. Som tam è un'insalata fatta con la papaya cruda, gamberi essiccati, salsa di pesce, succo di lime e mi sembra che ci siano dentro anche i fagiolini crudi e è top, mangiatela raga. Io quando vado in Thailandia la som tam la mangio sempre prima di ogni pasto, mi apre lo stomaco anche perché è piccantissima. Io vi consiglio di dirvi ai thailandesi in qualunque ristorante andate di non mettere il piccante oppure di mettere poco piccante, perché se non mangiate piccante vi ammazzano. Ditegli my pet, no piccante. Io mangio molto piccante, al punto che vado al pari passo con i thai, però capisco che molte persone non riescono a stare dietro quei ritmi. Un altro piatto che secondo me assolutamente dovete provare è la tom yam. La tom yam è una zuppa acidula agro piccante che viene fatta con foglie di lime kefir, brodo di pollo solitamente, galanga e può essere succo di lime giustamente per dare il gusto agro acidulo, e può essere fatta con i gamberi. Se la trovate scritta Tom Yam Goong, ecco i gamberi perché goong sono gamberi, oppure Tom Yam Kai col pollo, quindi può essere fatta o col pollo o coi gamberi. Vi consiglio di provare questo piatto perché è un gusto particolare che vi colpirà molto molto piacevolmente. Poi da provare sicuramente avete il pollo al mango, che è semplicemente un pollo fatto col mango, interessante per il contrasto di gusti e di sapori che trovate all'interno, perché trovate il dolce del mango messo vicino alla carne. È particolare e molto buono da provare. Gai Med Mamuang, se non sbaglio si dovrebbe chiamare. Un altro piatto tipico della cucina thai che secondo me potete assaggiare è il khao pad. Il khao pad, scusatemi la pronuncia, è un riso saltato con uovo fritto, carne e verdure. Un piatto molto semplice che va benissimo per asciugare lo stomaco magari dopo un po' di giorni che siete in Thailandia a mangiare roba piccante. Uno dei miei piatti preferiti in assoluto, ragazzi, è il Pad Krapao. Il Pad Krapao che cos'è? In pratica è carne di manzo, di pollo o di maiale macinata, in realtà battuta al coltello, fatta saltare in padella con salsa di ostrica, salsa di pesce, salsa di soia e zucchero. Insieme viene messo un sacco di peperoncino, vi brucerà la lingua a livelli infiniti. Quando andrete a fare la cacca il giorno dopo mi manderete a fare in culo. E poi all'interno vengono messe anche delle foglie di basilico fresco che rendono il tutto eccezionale. Infatti il nome occidentale del Pad Krapao è macinato di carne col basilico thai. Un altro piatto che vi voglio consigliare di provare è sicuramente il lab. Il lab che cos'è? È un piatto del nord-est della Thailandia e è un'insalata fondamentalmente di carne condita con menta, scalogno e polvere di riso tostata. La accompagnate come tutti i piatti thailandesi con del riso e è veramente ottima. Secondo me è un ottimo piatto che vi dà un gusto di freschezza in bocca unico. Direi che di piatti ve ne ho dati. Vi posso consigliare un dolce da provare. A me non fanno impazzire i dolci thailandesi, però questo mi piace. È il classico mango sticky rice. Che cos'è? In pratica è riso glutinoso dolce
con una bella fetta di mango tagliata. Raga, il mango Thai è veramente eccezionale, cioè non c'entra niente con il mango che mangiate qua in Italia e che prendete al supermercato. Mi è capitato di mangiare mango simile a quello thailandese comprando all'Esselunga, comprando nei nostri supermercati il mango ma preso via aerea. Questo è un trick che vi voglio dare se volete mangiare i frutti proprio come appena colti in Asia, i frutti oltreoceano. Raga, comprate, se volete mangiare veramente un mango buono, una papaya buona, comprateli fatti venire in Italia per via aerea, perché se no li fanno maturare in nave e il gusto va a quel paese. Se voi comprate un frutto che viene per via aerea, viene colto, messo sull'aereo, voi ce l'avete al supermercato, è veramente veramente buono. Che dire, direi che ho fatto una lista dei cibi Thai che vi consiglio di mangiare, di provare. Quindi se fate il vostro viaggio, primo viaggio in Thailandia, non perdetevi neanche uno di questi piatti. Anzi, se vi va, troviamoci tutti insieme, andiamo in un ristorante thailandese a Milano, so già anche dove portarvi, e andiamo a mangiare Thai tutti insieme e vi faccio provare tutti questi piatti. Tanto frite voi. Vabbè raga, si scherza, dai, ci vediamo domani con un altro video sulla Muay Thai o sulla Thailandia. Thank you very much.